Vuoi sapere la verità più scomoda del mondo? Le persone ti rispettano nella misura esatta in cui tu rispetti te stesso. Punto. Se vivi come se il tuo tempo non avesse valore, lo sprecheranno. Se ti comporti come se le tue opinioni non contassero, le ignoreranno. Se accetti di essere trattato come un'opzione, non diventerai mai una priorità. Smetti di vivere in modalità sopravvivenza. È ora di attivare la modalità comando. Rispetto senza bisogno di piacere. Marco Aurelio scrisse: «Quanto tempo sprechi preoccupandoti di quello che gli altri pensano di te, tempo che potresti investire nel diventare chi vuoi essere. Essere amati è facile, basta dire quello che gli altri vogliono sentire, sorridere anche quando ti senti a disagio, accettare compromessi che tradiscono la tua anima. Ma essere rispettati richiede coraggio, richiede autenticità, richiede la volontà di rimanere saldo nei tuoi valori anche quando è scomodo. Il rispetto non nasce dalla simpatia, nasce dalla coerenza, dall'integrità, dalla capacità di essere te stesso anche quando tutti intorno ti spingono a essere qualcun altro. E ascolta questo: puoi perdere la popolarità e dormire comunque in pace, ma se perdi il rispetto per te stesso, quella è una ferita che ti tiene sveglio di notte. Non tutti capiranno le tue scelte, non tutti approveranno le tue decisioni. Alcuni penseranno che sei troppo rigido, troppo esigente, troppo sicuro di te. Lasciali pensare, perché se ti muovi con integrità, se parli dalla verità, se vivi allineato ai tuoi principi, potrebbero non essere sempre d'accordo con te, ma ti rispetteranno. E soprattutto, rispetterai te stesso. La differenza è questa: chi cerca di essere amato da tutti finisce per essere rispettato da nessuno. Chi vive per essere autentico finisce per essere rispettato anche da chi non lo ama. Smetti di vivere per i mi piace sui social e inizia a vivere per la pace interiore. Smetti di cercare applausi e inizia a cercare chiarezza, perché alla fine della giornata, quando tutti se ne sono andati e rimani solo con te stesso, quello che conta non è quante persone ti hanno fatto i complimenti, ma se riesci a guardarti allo specchio con orgoglio. Smetti di contrattare la tua dignità. Dimmi una cosa: da quando hai iniziato a credere che il tuo valore fosse in saldo, ogni volta che abbassi i tuoi standard per far entrare qualcuno nella tua vita, stai mandando un messaggio chiaro: sono disposto ad accettare meno di quello che merito. E il mondo ti ascolta, il mondo prende appunti. Seneca disse una cosa geniale: ogni persona che incontri è un maestro, ma non tutti i maestri insegnano lezioni che ti fanno crescere. Alcuni ti insegnano quanto poco vali ai loro occhi. E se continui a frequentare quella scuola, inizierai a credere ai loro voti. Ascolta, tu non sei un prodotto da discount, non sei un piano B, non sei qualcuno con cui accontentarsi. Sei una scelta deliberata che qualcuno fa perché riconosce la tua unicità, il tuo valore, la tua essenza. Ma ecco il problema: se tu per primo non riconosci quel valore, come puoi pretendere che lo facciano gli altri? Se tu per primo non proteggi la tua dignità, come puoi aspettarti che la rispettino? Smetti di negoziare la tua pace per un posto al tavolo. Smetti di svendere la tua autenticità per essere accettato. Smetti di dire va bene quando il tuo cuore urla no. Perché ogni volta che tradisci te stesso per compiacere qualcun altro, muore un pezzo della persona che potresti diventare. E quella perdita è irreversibile. Il tuo valore non è determinato da quanto sei disposto a sacrificare per rimanere. È determinato da quanto sei disposto a proteggere per rimanere integro. Quando smetterai di contrattare la tua dignità, il mondo smetterà di trattarti come se fosse opzionale. I limiti parlano quando le parole non bastano. Non sei obbligato a interpretare il ruolo della vittima. Non sei obbligato a essere il personaggio che tutti calpestano. I confini non sono muri costruiti con rabbia. Sono porte costruite con saggezza. Non tengono fuori l'amore, tengono fuori l'abuso mascherato da amore. La verità è questa: le persone continueranno a superare i tuoi limiti finché tu continuerai a spostarli. Ogni volta che dici «stavolta passo sopra», stai insegnando che il tuo disagio è negoziabile. Ma sai cosa succede quando stabilisci un confine e lo mantieni? All'inizio ti sentirai in colpa, ti sentirai cattivo,
Ti chiederai se stai esagerando. Questa è la tua programmazione che parla, quella vocina che ti ha sempre detto che essere bravo significa dire sempre sì. Ignorala. I confini veri non si difendono, non si spiegano, non si giustificano. Esistono e basta. Come la gravità. Non devi convincere nessuno che la gravità funziona. La senti quando cadi. Quando qualcuno oltrepassa il tuo confine, tu non discuti, agisci, non minacci, esegui, non spieghi per la 100ª volta, ti allontani. E sì, alcune persone se ne andranno. Quelle che erano lì solo perché eri facile da manipolare, perché non creavi problemi, perché accettavi tutto senza fiatare. Buon viaggio. Quella porta che sta sbattendo dietro di loro è il suono della tua libertà che arriva, perché i confini sani attirano persone sane e le persone sane non si offendono quando proteggi il tuo benessere, lo rispettano. Quando ti rispetti, il mondo ti nota. Marco Aurelio scrisse: «Come una giornata ben spesa procura un sonno felice, così una vita ben vissuta procura una morte felice». Ma io aggiungo: come ti tratti determina come il mondo ti tratta. Se cammini come se non avessi valore, il mondo ti crederà. Se parli come se le tue opinioni non contassero, nessuno le ascolterà. Se ti comporti come se il tuo tempo fosse infinito e gratuito, tutti lo sprecheranno. L'autorispetto non è arroganza, è quella voce interiore che dice merito di meglio, quando tutti intorno sussurrano accontentati. È alzarsi la mattina e nutrire la tua mente invece di nutrire le tue paure. È investire nella tua crescita, invece di mendicare l'approvazione degli altri. Ma ecco la cosa più importante. L'autorispetto si costruisce nelle piccole decisioni quotidiane. Quando mantieni una promessa che hai fatto a te stesso, anche se nessuno lo sa. Quando scegli di dire la verità anche se è scomodo. Quando vai a letto in pace con le tue scelte. Ogni volta che tradisci i tuoi bisogni per compiacere qualcun altro, stai insegnando che i tuoi bisogni non contano. Ogni volta che ignori il tuo istinto per non deludere qualcuno, stai dicendo che la tua saggezza interiore vale meno della loro approvazione. Ma quando inizi a onorarti, quando mantieni le promesse che fai a te stesso, quando proteggi la tua energia, quando scegli relazioni che ti nutrono invece di relazioni che ti prosciugano, qualcosa cambia. La tua presenza diventa più forte. Non devi alzare la voce per essere sentito. Non devi fare drammi per essere notato. Non devi competere per l'attenzione. Le persone lo sentono. Sentono quella stabilità, quella sicurezza interiore, quella pace che viene da chi non ha bisogno di validazione esterna per sentirsi completo. E questo è magnetico. Il potere del silenzio che educa. Epitteto disse: «È meglio dire nulla che dire qualcosa di sbagliato». Ma io ti dico di più. È ancora meglio dire nulla quando sai che le tue parole saranno sprecate su orecchie che hanno scelto di non sentire. Il tuo silenzio non è resa, è strategia, non è debolezza, è forza raffinata dal dolore e temprata dall'esperienza. Quando qualcuno ti manca di rispetto, sta cercando una reazione. Vuole la tua energia, vuole vederti perdere il controllo, vuole trascinarti al suo livello. Non dargli questa soddisfazione. Il silenzio ha un potere che le parole non hanno. Costringe le persone a confrontarsi con il peso delle loro azioni senza la distrazione della tua reazione. Le lascia sole con le loro scelte. Non devi correggere ogni malinteso. Non devi rispondere a ogni provocazione. Non devi difendere la tua dignità davanti a chi ha già scelto di non vederla. Alcune persone parlano per ferire, altre parlano per riempire il vuoto. Altre ancora parlano perché hanno paura del silenzio. Ma tu puoi scegliere di non partecipare a quella conversazione. Il tuo silenzio diventa la tua autorità. La tua pace diventa la tua risposta. Il tuo allontanamento diventa la tua lezione. E mentre loro parlano, tu cresci. Mentre loro si agitano, tu ti stabilizzi. Mentre loro cercano di ferire, tu guarisci. Perché il silenzio sa quello che le parole dimenticano. Non tutto merita una risposta e non tutti meritano la tua energia. Gli standard che proteggono la tua anima. Seneca scrisse: «Ogni cosa nuova sembra difficile all'inizio.
E stabilire standard per la tua vita sembrerà difficile all'inizio, perché ti sei abituato ad accettare qualsiasi cosa pur di non rimanere solo. Ma ascolta, i tuoi standard non sono pretese, sono protezioni. Non sono muri per tenere fuori l'amore, sono filtri per separare l'amore autentico dalla manipolazione travestita da affetto. Quando non hai standard, la vita ti offre i suoi avanzi. Quando li hai, la vita si allinea alla tua visione. E no, non devi giustificare i tuoi standard a nessuno. Non devi spiegare perché pretendi onestà, coerenza, rispetto. Non devi scusarti per aver alzato l'asticella. Gli standard giusti filtrano automaticamente. Le persone che ti meritano li rispetteranno senza discutere. Quelle che non ti meritano se ne andranno sbattendo la porta. Entrambe le cose sono benedizioni. Ma ecco quello che succede quando stabilisci degli standard. All'inizio molte persone protesteranno. Ti diranno che sei cambiato, che sei diventato difficile, che pretendi troppo. Sorridili e rispondi «Grazie», perché quella versione di te che accettava tutto pur di non rimanere sola doveva evolversi. E questa nuova versione, questa è crescita, questa è guarigione, questa è amor proprio in azione. Non abbassare mai i tuoi standard per far entrare persone che non appartengono alla tua vita. Non adattare la tua luce a chi ha scelto di vivere nell'oscurità. Quando stabilisci cosa accetti e cosa rifiuti, non stai limitando le tue opzioni, stai chiarendo le tue priorità e la chiarezza attrae chiarezza. La disciplina delle emozioni è vera forza. Epitteto disse: «Nessuno può ferirti senza il tuo consenso». La disciplina emotiva è rifiutare di dare quel consenso, anche quando tutto dentro di te vuole reagire. Non devi rispondere a ogni provocazione. Non devi farti trascinare in ogni dramma che qualcuno cerca di creare intorno a te. Non devi dimostrare di avere ragione ogni volta che qualcuno ti sfida. La tua stabilità emotiva è il tuo superpotere nascosto. Quando gli altri perdono il controllo, tu rimani centrato. Quando gli altri urlano, tu parli sottovoce. Quando gli altri si agitano come foglie al vento, tu rimani fermo come una montagna. Non è freddezza, è forza raffinata. Non è indifferenza, è intelligenza emotiva applicata. Ma ecco la verità. Sviluppare disciplina emotiva non significa diventare un robo. Significa scegliere quando, come e con chi investire la tua energia emotiva. Significa riconoscere quando qualcuno sta cercando di manipolare le tue emozioni per ottenere una reazione. Significa distinguere tra una conversazione costruttiva e un attacco gratuito. Ogni volta che mantieni la calma mentre qualcuno cerca di destabilizzarti, stai dimostrando una forma di potere che non può essere scossa da eventi esterni. Stai mostrando che le tue emozioni non sono telecomandate dagli altri. E sai cosa succede? Le persone iniziano a trattarti diversamente. Smettono di cercare di provocarti perché sanno che non otterranno la reazione che cercano. La tua pace diventa la tua forza. La tua stabilità diventa la tua autorità. Il tuo controllo emotivo diventa il tuo scudo. E quando le persone vedono che non possono controllare le tue emozioni, smettono di provare a controllarti in generale. Camminare da soli per camminare forti. Seneca disse: «Ogni nuovo inizio viene dalla fine di qualcos'altro». E a volte quella fine significa lasciare persone che pensavi sarebbero rimaste per sempre. Camminare da soli non è una punizione, è una purificazione. Non è isolamento, è elevazione. Significa rifiutarsi di rimanere in luoghi dove la tua luce viene costantemente diminuita. Significa uscire da relazioni che ti chiedono di essere una versione più piccola di te stesso, per far sentire gli altri più sicuri. La solitudine temporanea è infinitamente migliore della compagnia tossica permanente. Perché quando sei da solo con le persone sbagliate, sei comunque solo, ma sei anche svuotato. Quando cammini da solo per le ragioni giuste, impari cose che non avresti mai imparato circondato da voci che ti dicevano sempre cosa fare, cosa pensare, chi essere. Impari ad ascoltare la tua voce interiore, impari a fidarti del tuo istinto, impari che la tua compagnia non solo è sufficiente, è preziosa.
E qualcosa di magico succede in quel silenzio. Quando smetti di cercare disperatamente connessioni superficiali, inizi ad attrarre le persone giuste, quelle che ti vedono per quello che sei, ti rispettano per i tuoi valori, ti celebrano per la tua autenticità. Marco Aurelio scrisse: «Confina la tua attenzione al presente». E il presente ti sta dicendo chiaramente chi merita il tuo futuro e chi è semplicemente un capitolo che deve chiudersi. Non aver paura di camminare da solo. Abbi paura di rimanere in posti che non onorano la tua presenza, che non riconoscono il tuo valore, che ti chiedono costantemente di essere meno di quello che sei. Perché quando cammini con integrità, anche se cammini da solo, stai camminando verso la tua liberazione. Stai camminando verso una versione di te stesso che non hai mai incontrato, quella che non ha paura di essere autentica. E quella persona vale la pena di conoscerla. Tutto quello che abbiamo condiviso oggi si riduce a questa verità incontrovertibile. Il tuo valore non è in discussione, non è aperto a compromessi, non è soggetto a sconti e certamente non dipende dall'approvazione di persone che non ti conoscono davvero. Il mondo ti tratterà esattamente come tu ti permetti di essere trattato. Se continui ad accettare briciole, continueranno a dartene. Se continui a sorridere quando ti mancano di rispetto, continueranno a mancarti di rispetto. Ma se inizi a proteggere la tua pace, a onorare i tuoi confini, a rispettare la tua essenza, il mondo non avrà altra scelta che seguire il tuo esempio. Non tutti apprezzeranno questo cambiamento. Alcuni ti fraintenderanno. Altri prenderanno le distanze. Molti ti diranno che sei cambiato, che sei diventato difficile. Rispondi con un sorriso: grazie, era ora, perché quella persona che accettava tutto pur di non rimanere sola doveva evolversi. Smetti di spiegare il tuo valore a chi beneficia dal tuo dubbio. Smetti di rimpicciolirti per il comfort altrui. Smetti di negoziare la tua dignità per un posto al tavolo. Costruisci il tuo tavolo. La tua presenza parla per te. I tuoi confini educano per te, la tua pace risponde per te, perché il rispetto non viene dal chiederlo, viene dal vivere in un modo che lo rende inevitabile. Cammina forte, cammina autentico, cammina con la consapevolezza che meriti tutto quello che hai il coraggio di proteggere. Il mondo sta aspettando di incontrare la versione più vera di te, non farlo aspettare ancora. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.